Il piano di ristrutturazione di KTM è stato approvato dalla maggior parte, non tutti, dei creditori presso la Corte regionale di Ried, garantendo un primo salvataggio dell'azienda. I creditori riceveranno il 30% dei loro crediti, una percentuale inferiore rispetto al totale dovuto, e questo ci sta. Ma il pagamento, però, questa è la cosa buona, dovrebbe avvenire in tempi rapidi, ovvero entro il 23 maggio 2025, questo dice l'accordo, ok? Questo elemento distingue il piano dalle normali procedure di insolvenza, ok? Dove i pagamenti possono richiedere fino a 2 anni. Tuttavia, bisogna capire se KTM riuscirà a rispettare questa scadenza. Questo è il primo problema. E salva, ma non proprio salva, questa è in sintesi. Sono in ballo ancora alcune cose, tipo: che KTM avremo dopo il salvataggio? Avremo un paziente sano oppure un paziente con alcune amputazioni? Volete i dettagli dei pro e dei contro di questa situazione? E io, come al solito, ve li do. Ciao da Mr. Helmet. Dico subito una cosa in apertura: solo un cretino può pensare che io sia sconfitto da questa situazione di, fra virgolette, salvataggio di KTM, e solo un cretino può pensare che io goda nella situazione del genere, perché non si realizzano quanto ho detto in questi ultimi mesi. In realtà quanto ho anticipato si è verificato puntualmente, ma non perché io fossi un mago, ma perché seguivo semplicemente le cose, le analisi finanziarie, facevo un'analisi finanziaria che qualcuno non aveva fatto, e ovviamente non ha nessun senso poter pensare a una cosa del genere. Per me KTM si sarebbe salvata negli ultimi periodi. Il mio problema è capire in che modo e soprattutto cosa rimarrà della KTM che conosciamo. Questo fanno gli analisti, poi ci sono i tifosi e i fanboys da una parte e dall'altra, ma io non ne faccio parte di nessuna di queste fazioni, ok? Quindi adesso vi faccio un breve excursus. Il video sarà breve perché sarà una sintesi per punti, e intanto analizziamo le cause della crisi di KTM. Magari qualcuno non ha seguito gli altri miei video, invito a guardarseli. Allora, diciamo che è stato per sempre un modello, considerato modello, e per questi motivi è stata un po' trascurata dal punto di vista della sua efficienza, quindi ha avuto un tracollo economico dovuto a produzione elevata quando la domanda è calata. Ha accumulato centinaia di migliaia di motociclette invendute. Nel 2023 ha continuato a crescere nonostante non fosse necessario, poi ha fatto alcune acquisizioni, parliamo di Pirer Mobility e KTM stessa, molto rischiosa, da MV Agusta, che è stata una mossa costosa e abbastanza fallimentare, e poi che è stata infatti ceduta, avete visto, ai primi, anzi neanche troppo ai primi, quando il pericolo era conclamato, altre acquisizioni del gruppo Pirer Mobility Industry, eccetera, e quindi è mancata liquidità. Poi un altro problema è stato l'eccessivo indebitamento, 184 banche, e soprattutto l'eccessivo pagamento di dividendi agli azionisti, che ha lasciato KTM praticamente senza soldi. Ok, un'azienda tiene da parte del denaro, non la distribuisce agli azionisti per affrontare i momenti di crisi. Questa cosa KTM non l'ha fatta. Allora, la gestione di Pirer Mobility, che è stato fino a un certo punto un mago dell'attività industriale, è sotto esame per alcune scelte discutibili e anche al limite, no? Fra cui, allora, intanto l'uso della cassa integrazione nel periodo Covid, il ritardo della produzione nonostante il calo della domanda, e poi vedrete a livello azionario altre cose che gli vengono contestate, ok? La ristrutturazione di Pirer Mobility e le indagini finanziarie sono un altro tema, perché KTM fa parte di una struttura aziendale molto più ampia, che include anche Pirer Mobility AG e poi Pirer Industry AG che la contiene, ok? Pirer Industry AG ha avviato un processo di ristrutturazione finanziaria separato, quindi usa nella legge un nuovo strumento europeo che consente di trattare i creditori in modo differenziato. Allora, Pirer Industry praticamente ha rinegoziato il pagamento di obbligazioni per circa 250 milioni di euro. Questo tema non l'abbiamo mai affrontato, quindi evitando la crisi immediata. Però, c'è un però, nel frattempo l'autorità di vigilanza
sui mercati finanziari, l'FMA, non Mister Helmet o quelli che guardano, sta facendo delle indagini perché c'è stato un insolito aumento del volume degli scambi delle azioni di Pirer Mobility da ottobre 2024. Quindi ci sono dubbi, ma non da parte mia, a me che me ne frega, ma quello che poi dico io non vale niente, su, diciamo così, sul volume degli scambi delle azioni di Pirer Mobility. Quindi ci sono sospette irregolarità. Allo stesso tempo, quindi parallelamente, contestualmente, è stata avanzata l'accusa, un'accusa molto grave per una società quotata in borsa, di ritardo nella dichiarazione di insolvenza. Ehm, cioè un'azienda deve dire quando è insolvente. Un ritardo non di poco conto a livello azionario, a livello di borsa e tutto il resto, di circa 6 settimane, è un mese e mezzo, è molto. Non ci sono conseguenze legali immediate adesso, però le indagini sono in corso, quindi vuol dire che la faccenda non è chiusa. Okay? Adesso parliamo finalmente della parte che è andata in scena oggi, ovvero l'accettazione, il fatto che è stata accettata la proposta di ristrutturazione proposta da Pirer Mobility e quindi Neumeister o il signor Pirer in persona. Quindi parliamo adesso del futuro di KTM e dei possibili investitori. Allora, per tornare operativa, quindi a funzionare, perché adesso è ferma, KTM, questi non sono numeri che do io, ma sono numeri che dà la stessa Pirer Mobility e danno anche l'associazione dei creditori, ha bisogno di circa 700 milioni di euro, 700, di cui 600 per pagare i creditori e 150 milioni per riavviare la produzione. Okay, la produzione è attualmente ferma. La produzione, dal punto di vista della ripresa, quindi la ripresa della produzione è prevista gradualmente a partire da marzo 2025, se non mi sbaglio è fra una settimana, con un ritorno alla normalità, okay, la normalità produttiva stimato per giugno. Ehm, Non è chiaro che tipo di produzione riprende e quale viene considerata la normalità della produzione, perché se la produzione è produrre 300.000 moto come prima, che poi non le vendi, ammesso che tu abbia i soldi per produrle, io non lo so cosa vuol dire, va bene. E un'altra cosa che io mi chiedo, questo esce dal racconto, diciamo così, obiettivo della situazione, ma me lo chiedo io, magari ve lo chiedete anche voi. Okay, le nuove moto, ma quelle rimaste invendute, che erano tipo 200.000, 180.000, ma facciamo 100.000, dove sono? Sono scomparse? Che fine fanno? Le hanno schiacciate? Okay, quindi questa cosa, questo dubbio nessuno lo ha chiarito. Ripartiamo a produrre appieno entro giugno, cioè fra 3 mesi. Perfetto. E le moto per le quali siete andati in crisi, le moto invendute che vi sono rimaste, quelle come le smaltite, nessuno lo sa. Bene, adesso parliamo degli investitori interessati, ritorniamo sul binario, gli investitori interessati a sostenere KTM, quelli che sappiamo che esistono. Allora c'è Bajaj, che è il colosso indiano, già azionista di KTM, che potrebbe aumentare le sue quote, ma potrebbe anche non farlo. Se decidesse di non farlo, ma vedi, potrebbe farlo, potrebbe non farlo. Se decidesse di non farlo ci sarebbe un grosso problema, perché è il principale, diciamo così, la principale entità pronta ad iniettare denaro. Poi c'è Stefan Zöckling, che è l'imprenditore austriaco di cui ho già parlato in video precedenti, che è il proprietario di Remus, che ha detto che ha investito 50 milioni di euro per evitare il blocco delle operazioni a dicembre e potrebbe essere coinvolto nuovamente, ma non sappiamo quanto investirebbe, 200, 300, 100, non è stato specificato. E poi ci sono questi famosi nuovi investitori che vengono cercati con il supporto di Citigroup, ma i nomi di questi, a parte qualcuno che è emerso, Fount Invest, qualcun altro di questo tipo, non sono ancora noti. Io non li ho visti, cioè non esistono, perché sono stati fatti dei nomi, ma queste aziende non hanno mai confermato. Quindi gli investitori interessati a sostenere KTM includono Bajaj e Stephen Zocchi sicuramente, ma non si sa in che misura. Su Bajaj ho anche dei miei dubbi, ma va bene, finisce lì. Attenzione, quindi i 700-800 milioni che mancano li vogliono trovare con dei nuovi soci, quindi devono fare un aumento di capitale.
Bisogna capire se Bajaj è d'accordo, ma soprattutto con questi aumenti di capitali quali saranno gli equilibri nuovi dell'azienda. Nessuno lo spiega. Gli articoli che dicono che KTM è salva, dicono che è salva, ma non spiegano chi mette i soldi e soprattutto come cambiano gli equilibri dell'azienda, perché se li mette tutti Bajaj, voi capite che la produzione va in India, non è difficile, non è che Bajaj mette i soldi per produrre a Mattighofen, va bene. Una delle incognite infatti è proprio questa, cioè il sito produttivo di Mattighofen, quello che vede il Made in Austria di KTM, ok? Pirer ha spesso criticato da solo lui stesso per sé i costi elevati della produzione. Ok, in un'intervista recente Zöckling ha detto quello che avevo detto io dei mesi fa, ma non io gli specialisti avevano detto che se KTM si vuole salvare deve andare fuori dall'Europa. Vi ricordate quel video? Ve l'avevo fatto vedere tutti. Ah, ma tu sei pazzo. Bene. Lo ha detto anche Zöckling, che è quello di Remus che mette i soldi. Ha detto l'80% della produzione di KTM avviene ancora in Europa, è un po' meno ma è troppo costosa, lo dice lui, quindi lui sta investendo in KTM per salvarla, ma dice che in Europa è troppo costoso. Quindi vuol dire che questo è il sospetto che non solo Bajaj, ma anche quelli austriaci che producono, che stanno cercando di investire dei soldi, vogliano spostare in India o in qualche altro paese di più economico la produzione. Questo gli articoli di salvataggio, tutti felici, non ve lo dicono. Non lo dicono che forse se noi salviamo KTM, noi diciamo, noi da fuori guardiamo salvare KTM, non è detto che KTM rimanga la stessa cosa che è adesso, anzi ci sono molte probabilità che non sarà così. Adesso poi c'è anche un altro impatto economico, finanziario, di territorio e sociale, che è quello sui fornitori e sui dipendenti, perché la crisi di KTM ha avuto conseguenze dirette sulla sua manodopera, sui suoi stabilimenti e tutto, ma anche quindi per l'azienda, ma anche per tutti i fornitori e dipendenti. Il fatto che si licenzino meno persone in KTM con questo salvataggio non significa che non verranno licenziati molti, molti dipendenti dalle aziende, dei fornitori e dei creditori, perché queste sono in difficoltà. Quindi hanno subito ritardi dei pagamenti, hanno fatto licenziamenti a loro volta, quindi se la ristrutturazione avrà successo, e ripeto, non è ancora detto che sia così, hanno trovato un accordo per fare delle cose che vedranno se la fanno funzionare, ma non è detto. E potrebbero essere recuperati alcuni posti, ma ne verrebbero persi altri. Cioè, se io non ti do i soldi, mi salvo io, ma nel tessuto industriale muori tu a cui li devo perché non te li pago e tu chiudi. Ok, quindi dipende dagli investitori che rimangono nel capitale dell'azienda, perché potrebbe essere che l'azienda viene salvata, ma si portano tutto in India e quindi si salva il brand, il marchio, il colore arancione, ma poco altro. Quindi migliaia di posti di lavoro perduti, garantiti. Adesso la conclusione, perché ho promesso di essere veloce. La ristrutturazione di KTM è cruciale perché da qui si decide che siamo d'accordo di fare delle cose per salvarla, però ci sono delle incognite, cioè se gli investimenti arrivano l'azienda si può riprendere e mantenere una parte, quindi male, bene che vada, però bisogna vedere se la produzione rimarrà in Austria. Lo ripeto questo concetto perché forse voi non avete capito che potremmo avere una KTM molto simile alla Benelli, non lo so, o a qualcosa che è solo un marchio, ok? Che è indiano o cinese. Se voi pensate che questo sia un salvataggio, allora va bene, ma non lo è di fatto. Quindi io ve lo dicevo da mesi che l'Austria era pericolosa dal punto di vista produttivo, costa persino più che in Italia e non ha la struttura economica dell'Italia per reggere un impatto di questo tipo. Noi siamo più abituati. Ma soprattutto bisogna capire se KTM come marchio, oltre a produrre all'estero, tutte queste robe qua, va bene, è un marchio che rimane solido con tutte le attività che fa, oppure è un marchio che rimane ridotto anche dal punto di vista dell'azione industriale. Cioè, si faranno le moto stradali o si faranno solo fuori strada? Si faranno i maxi enduroni? Soprattutto, parliamo di una cosa che costa e porta poco. Si farà la MotoGP? Oppure, come più probabilmente rumors dicono, che KTM vada in giro a dire ai suoi investitori tranquilli, la MotoGP non la faremo più dal 2026, quando saremo salvi faremo solo il fuoristrada, che sarebbe anche logico, ma comunque va a impattare su quelle che sono le nostre attenzioni. A noi cosa interessa? Che KTM continui a esistere, giusto, che sia possibilmente europea, giusto, e che faccia la MotoGP. Bene, due di queste cose su tre rischiano di saltare, ok?
magari si concentra sull'off-road, che è giusto, però comunque a MotoGP noi di questo alla fine qui andiamo a battere. Okay. Allora, sicuramente ci sarà qualcuno che tornerà a fare le visite aziendali in Austria e a vedere se l'erba cresciuta è cresciuta ancora e ha raggiunto i 3 metri, perché se l'erba cresce e non verrà tagliata vuol dire che la fabbrica non è più aperta, okay? Però è importante capire che quello che chiamano salvataggio è un accordo sulle cose da fare per salvare ipoteticamente un'azienda, ma ci sono tante incognite, tante variabili che possono verificarsi e che l'azienda possano non salvarla più o salvarla e lasciarla come non l'abbiamo mai vista, come non vorremmo vederla, ok? Spero di aver fatto un riassunto esaustivo. Gli ether sono altri, bisogna fare le analisi finanziarie e soprattutto bisogna fare una informazione indipendente. Io, se credete che abbia un senso l'informazione indipendente, mettete like, iscrivetevi al canale e supportate Mr. Helmet come sapete fare. Ok? Grazie a tutti, ciao alla prossima.